Ciao a tutti. Nel momento in cui il narcisista ha la sicurezza di avere pieno potere sulla vittima, il suo comportamento cambia e giunge la fase delle montagne russe. Purtroppo sono sempre molte le persone che salgono inconsapevolmente sulle montagne russe del narciso, per poi ritrovarsi in un incubo senza fine. Ma come funzionano esattamente le montagne russe del narcisista? Quando ci si relaziona con una persona con tale disturbo narcisistico di personalità, si viene travolti da profonde e irresistibili emozioni, ma fin da subito si percepiscono dei segnali discordanti e questo accade perché l'atteggiamento di lui o di lei non è del tutto chiaro, anzi direi che è piuttosto anomalo. Ed ecco l'inizio di un alternarsi di emozioni contrastanti, come ad esempio, prima ti dirà che ti ama, ma subito dopo ti farà sentire in colpa per qualcosa. Ti chiamerà al telefono, ma soltanto quando lui lo desidera. Ti farà capire che sei la persona più importante della sua vita, ma poi ti farà sentire sbagliata. Ti proporrà di convivere e avere dei figli, ma successivamente ti accorgerai che in tua compagnia si sta annoiando terribilmente. Ti offrirà un regalo, ma poi ti farà presente che è costato parecchio. Organizzerà delle uscite con te, come una gita dove trascorrere le vacanze e le festività, ma in seguito annullerà il tutto, dicendoti che ha altro da fare. In sostanza sta abusando di te, ma probabilmente tu non ne sei ancora consapevole. Tuttavia, tutte le volte che tu percepisci tali contraddizioni, il tuo sistema dinamico di attaccamento si attiva e va ad innescare dei meccanismi come ad esempio il costante stato d'ansia da relazione. Tanto è vero che mediante i tuoi processi intuitivi, psichici e intellettivi verrai avvolta da un vortice di emozioni che ti causeranno un certo malessere interiore. Ed ecco che ignara di tutto, sei già salita sulle montagne russe del narciso. Ma ora viene la cosa più interessante. Continuando a vivere questi perenni cicli di positività mescolati alla negatività, inizierai a confondere la tua inquietudine, la tua angoscia e il tuo tormento per brevi attimi di profondo amore. In realtà stai confondendo l'amore con il tuo sistema dinamico di attaccamento in atto. Il fatto di avere un sistema dinamico di attaccamento costantemente in azione è l'esatto opposto di ciò che prevede l'ordine naturale, per quanto concerne l'amore gratificante. In effetti, per evolvere come persone abbiamo l'esigenza di un luogo sicuro dal quale ottenere energia e sostegno. E perché questo si verifichi, il sistema dinamico di attaccamento deve rimanere tranquillo e sentirsi protetto. Se ti capita di doverti incontrare con una persona e ti ritrovi a percepire emozioni come un certo disagio, una particolare ansia e un determinato smarrimento, e subito dopo ti senti allegra, sappi che con buona probabilità si è attivato il tuo sistema dinamico di attaccamento e quindi significa che non si tratta di amore. Non dimenticare che l'amore, quello vero, ti regala solamente una particolare armonia interiore. Non avere mai fretta di relazionarti con qualcuno. Ascolta sempre attentamente il tuo istinto che saprà darti tutte le risposte riguardo alla tal persona. I segnali di allarme ci sono fin dall'inizio, ma se non metti in moto i tuoi sensori molto potenti, rimarrai incastrata in un rapporto distruttivo che ti condurrà alla morte interiore. Preservati sempre da ogni pericolo, lavora sulla tua autostima e vedrai cambiare i tuoi standard di vita. La tua felicità non dipende dagli altri, ma solo da te stessa.
Non appoggiarti mai a nessuno. Ricordati che se si sposta, tu cadi. E tu sei salita sulle montagne russe del narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.